Il primo giorno che ho fatto questo lavoro qui pensavo di dover andare a casa perché era un disastro, invece è una delle cose più belle che io abbia mai fatto. Un lavoro che appunto penso qualsiasi fonico vorrebbe fare, di mixare 1000 musicisti in uno stadio. Il risultato, quando arriva alla fine di molti giorni di lavoro, è pazzesco, incredibile. Siamo un'orchestra rock, cioè quindi come se fosse un'orchestra di musica classica. Infatti la ripresa è panoramica con qualche sezione speciale, però noi stiamo lavorando con microfoni Schoeps che si usano nella musica classica per ricreare la stessa sensazione di avere un impatto grosso, cioè grande, che dà solo un'orchestra di musica sinfonica dà un impatto così grande. Cioè neanche un concerto rock ti dà una cosa del genere. Su questo evento Rock in 1000 mi ritrovo a lavorare come System Tech in collaborazione con Giulio Gandini di Outline e gestisco tutta la parte di amplificazione. Su questo evento ci sono 16 X8 che amplificano tutti i cluster Outline di GTO, C12 e Sub. Gli X8 sono sparsi per il campo e con rete controlliamo tutti gli amplificatori e portiamo anche segnale Dante. Sono 16 mix, uno per cluster, quindi per i 10 top, e uno per sub, per tutti gli altri 6. In più abbiamo un segnale analogico che gira ovunque per backup. Gli X8 ci danno la possibilità di controllare durante l'evento e le prove lo status delle mains. Abbiamo mains che provengono da diverse parti del campo, quindi è sempre buono avere un overview generale. Ci ha dato la possibilità di fare un piccolo tuning e allineamento a seconda di quello che sia Giulio che il fonico di sala Stefani hanno richiesto. E in più adesso ci darà la possibilità di andare proprio nel fino per piccole equalizzazioni qua e là per rendere tutta questa parte di stadio omogenea. Tutta la parte di controllo è gestita da Armonia. Su questo evento abbiamo Armonia Plus, una versione nuova di PowerSoft, e questa ci permette di interagire col PA molto più velocemente e avere molti più dettagli controllando tutti questi amplificatori. Rock in 1000 anche dal punto di vista tecnico, non solo dello spettacolo, è una cosa particolare. L'obiettivo che ci è stato trasmesso dal fonico è quello che bisogna far arrivare l'energia di queste 1000 persone al pubblico. Queste 1000 persone che suonano assieme e che quindi già di loro fanno un certo livello sonoro. Sul campo abbiamo un totale di 10 stack. Abbiamo 6 stack composti ciascuno da 6 C12 e 4 stack composti ciascuno da 5 GTO. In più abbiamo per ogni stack, per ogni coppia di stack, 4 sub in configurazione Endfire. Questo ci permette di mandare suono al pubblico annullando il suono dietro lo stack. Un'ultima parola riguarda invece Newton. Newton in questo caso è utilizzato per ricevere i segnali che arrivano dalla console principale, e quindi Newton riceve un segnale Dante, poi fa le sue elaborazioni e distribuisce di nuovo, sempre in protocollo Dante, ai vari amplificatori X8 sparsi sul campo. Armonia Plus c'è la possibilità di andare a equalizzare con tutti questi gruppi, per questo evento in particolare, o direttamente sugli input EQ di ogni speaker, e in Wi-Fi possiamo girare per lo stadio senza alcun problema, portarci dietro il nostro microfono di misura, e con il fonico di sala e il technical director possiamo decidere come agire sull'impianto direttamente da Armonia in tempo reale, senza altro tipo di tecnologia, basta un PC e ovviamente smart collegato allo stesso router. Infatti se andiamo in qualsiasi input EQ o gruppo possiamo visualizzare l'Interactive Tuning plugin
in tempo reale vedere tutte le curve che sono state storate durante il system tuning. Qui siamo in una situazione la più lontana, il punto più lontano, stiamo remotizzando il controllo per tutti gli amplificatori e stiamo agendo leggermente sulle Q della seconda torre, che di fatto è diversa proprio di design dalla prima torre. Per ottenere quello che ci serve dall'impianto è necessario capire bene dove posizionarlo. Questo è stato abbastanza particolare e quasi difficile perché ha richiesto appunto di uscire dallo schema tradizionale del che vuole avere una distribuzione esattamente omogenea e magari con meno sovrapposizione possibile su tutta l'area. Qui invece ci vuole avere sovrapposizione perché il suono che viene dai musicisti è un suono grosso e quindi dobbiamo riprodurre questo suono grosso e che viene da più direzioni. Effettivamente un impianto che suona bene è un impianto che quasi neanche si nota che c'è. Tanto è trasparente, tanto dà l'illusione che suona appunto direttamente dai musicisti. I nostri musicisti generalmente suonano in piccoli pub o cantano sotto la doccia, ma quando stanno insieme riescono a riempire uno stadio. E quindi il messaggio di fondo di Rockin' Mill è che stando insieme si riescono a realizzare delle grandi cose. E collateralmente ci piace l'idea di includere persone di qualsiasi categoria, di qualsiasi livello, di qualsiasi orientamento sessuale, religioso, provenienza. E quindi questo per noi è un grande messaggio di inclusione in un momento storico come questo in cui generalmente si tende tutti a essere divisi o avere paura del diverso. Noi cerchiamo di andare in direzione contraria. Cioè vedere un gruppo di chitarristi che si avvicina ai batteristi ogni battuta sempre di più, roccheggiando e suonando assieme a loro, da pelle d'oca, da lacrime agli occhi. Punto, basta.